Buongiorno da Ambra e Daniele. Oggi secondo nostro giorno lungo la via Francigena. Siamo appena partiti da Ponte d'Arbia e oggi la destinazione è San Quirico d'Orcia. Oggi sarà una tappa lunga più o meno come quella di ieri, però con un po' di salita in più soprattutto alla fine. Quindi seguiteci fino alla fine e ci vedrete, credo, un po' provati. sì, mi sa. Stavo pensando che finché non si passa la notte... Ah, di qua, ok, grazie Ambra. Sì. Io mi stavo perdendo. Vai, avanti, vai. Finché non si passa la prima notte e si riparte la mattina dopo, ancora non si sente la vera atmosfera di un cammino. Fino a ieri sera, quando eravamo a cena, alla fine era un po' simile a un'escursione giornaliera. Invece stamani, ripartendo da un posto che non è casa nostra, effettivamente è diverso. Vado piano perché qui c'è una discesa ripidissima e Ambra si è fermata. Ci vediamo fra poco. Eccoci, ci siamo cambiati perché il tempo è cambiato un'altra volta. Stava pioviscolando quando siamo usciti dall'ostello e ora per fortuna è tornato il sole, quindi ci siamo già alleggeriti. Stavamo dicendo che nell'ostello normalmente ti danno le coperte e basta quindi che ti porti il sacco lenzuolo o un sacco a pelo. Noi avevamo appunto il sacco lenzuolo perché è più leggero, solo che a causa del Covid non possono darti le coperte. Noi l'abbiamo chiesto gentilmente e hanno fatto un'eccezione, ci hanno dato delle coperte, quindi non abbiamo sofferto il freddo stanotte. Vedremo per i prossimi giorni, ma temo che la situazione sia sempre questa, quindi in qualche modo ci arrangeremo. Bisogna dire che non tutti i pellegrini comunque scelgono di andare negli ostelli. Si può infatti anche andare a dormire in bed and breakfast molto più comodi e sicuramente noi andremo in un bel hotel o bed and breakfast a Roma per l'ultima notte, se ci arriveremo, però vorremmo comunque andare di più in ostelli per sentire di più l'atmosfera del cammino, sentirci più pellegrini. Sì, che infatti. dici? Sì, si vive un'altra atmosfera negli ostelli, comunque sono proprio organizzati per i pellegrini, è un'altra cosa. Ieri sera all'arrivo ci sentivamo abbastanza stanchi, non tremendamente, però credo che dobbiamo ancora prendere il ritmo di fare più di 20 km al giorno, giorno dopo giorno, e con gli zaini che abbiamo. Stamani comunque non ci sentivamo particolarmente male o stanchi, nessun dolore, quindi vedremo. Adesso i primi giorni saranno il test, sia per vedere come ci sentiamo, sia anche per prendere l'abitudine a camminare in questo modo. Credo che poi dopo qualche giorno il nostro corpo si abitui a camminare appunto così tanto e con questo zaino. Lo spero soprattutto anche per Ambra. Cosa vorresti dire? Che sono la meno allenata fra i due? Che non è vero, dai. Che hai, diciamo, meno esperienza di trekking. Sì, di trekking sì, ho meno esperienza, però comunque ci siamo allenati una volta a settimana negli ultimi mesi, cercando di fare sui 20 km, siamo arrivati al massimo 25, sì. Con delle belle salite, e bisogna dire che comunque un'escursione a settimana non è come fare un'escursione tutti i giorni per 13 giorni, quindi appunto vediamo i nostri corpi come reagiranno. Una cosa che ci tenevo a dire adesso che siamo all'inizio della nostra avventura, che noi stiamo utilizzando delle scarpe abbastanza non convenzionali, si chiamano Barefoot
Barefoot vuol dire a piedi scalzi, ovviamente sono delle scarpe quindi non siamo scalzi, però simulano molto il camminare a piedi scalzi riguardo il movimento che fa il piede, cioè si fa una camminata più naturale in cui si sfruttano molto meglio tutti i vari muscoli che compongono il piede. E la particolarità sono sostanzialmente due: che la suola è molto sottile e molto flessibile, tre anzi particolarità. Non c'è il rialzo sul tallone, quindi davanti e dietro l'altezza della suola è la stessa, e poi davanti sull'avampiede c'è molto spazio, quindi è largo e ha proprio la forma, prende la forma di tutte le dita del piede, quindi sono libere di muoversi come se appunto camminassimo scalzi. E sono abbastanza fiducioso che ci troveremo bene, comunque le abbiamo già testate, insomma è quasi un anno che utilizziamo questo tipo di scarpe, quindi il primo giorno è andato bene, vediamo poi come andranno i prossimi. Sì, io le uso anche per correre, uso sia le scarpe con le dita, le five fingers, se qualcuno con le dita separate. Esatto, con le dita separate, che scarpe come quelle che abbiamo oggi, poi magari le faremo vedere più tardi, che non hanno appunto la forma delle dita, ma sono all'apparenza quasi come scarpe, sembrano scarpe normali, però appunto ci danno la possibilità di sentire bene il terreno e hanno una buona aderenza, e sono tutte queste caratteristiche importanti quando si cammina anche in sentieri un po' sconnessi. Potrebbe sembrare a primo approccio che il sentire molto i sassi, le pietre sotto i piedi sia un fastidio. In realtà io già dalla prima volta è stata una piacevole scoperta, perché si sente molto bene dove si mette il piede, e i vari sassolini che si trovano alla fine della giornata fanno come un massaggio a tutti, e sono anche di stimolo a tutti i muscoli del piede, e quindi già dalla prima volta sono andato bene, anche perché fra l'altro queste scarpe sono molto leggere, pesano più o meno, ho visto in genere poco più della metà delle scarpe tradizionali, quindi sulla lunga distanza è comunque un bel peso in meno che i piedi passo dopo passo si portano dietro. Quindi dai, continuiamo a camminare, adesso siamo saliti un po', siamo quasi a Buonconvento e ci fermeremo lì in un supermercato a fare un po' di spesa per il pranzo di oggi, visto che dove eravamo a Ponte d'Arbia era una piccola frazione, non c'era niente e non c'era niente da comprare. Vorremmo dare un consiglio per tutti quelli che vorrebbero avvicinarsi al mondo delle scarpe barefoot. Non è il caso di cominciare dall'oggi al domani ad usarle per attività prolungate se abbiamo sempre indossato delle scarpe normali, standard. Vorremmo consigliare di prima riattivare tutti i muscoli del piede in modo graduale, per esempio camminando scalzi per casa o facendo degli esercizi specifici, incrementare gradualmente il livello di difficoltà delle attività in cui useremo questo tipo di scarpe, e anche il tempo appunto proprio in cui si utilizzano all'inizio per poco tempo e magari pochi chilometri, poi brevi passeggiate, e poi piano piano aumentare. Noi abbiamo fatto così e i nostri piedi stanno meglio, sì, molto più in forma di un anno fa, perché c'è il rischio comunque di infortuni, tendiniti o altro. Sì, visto che appunto la suola è molto sottile e non c'è il rialzo per il tallone, bisogna sempre gradualmente, come qualsiasi attività che non abbiamo mai fatto, si comincia sempre piano piano. Ecco a voi lo stendino del pellegrino! Guardate che bello! Bisognava farli asciugare in qualche modo questi calzini.
Siamo riusciti a comprare qualcosa a buon convento, qualcosa per il pranzo, e ora, come potete vedere dai dintorni, siamo già usciti dal paese e siamo tornati nelle nostre amate campagne. Guardate quanti papaveri! Una meraviglia! Abbiamo scoperto poco fa che sembra che il Giro d'Italia passi fra poco dalla strada dove siamo adesso. È un po' insolito perché è una strada sterrata, ogni tanto ci passano, sì lo so, però ecco, la maggior parte è su strada asfaltata. E fra l'altro sono passate prima 2 auto di servizio del Giro, anche abbastanza veloci, hanno alzato un po' di polvere, spero che non ce ne siano molte, e sono passati prima anche tanti ciclisti. Vediamo come sarà. Ambra, sei contenta di vedere il Giro d'Italia? Non vedevo l'ora! No, soprattutto sì, spero di non trovarlo almeno qui sullo sterro, perché sarebbe deleterio per la nostra respirazione. Ci imbiancano! Sì, con tutte le auto che ci sono. Anche oggi la tappa passa da panorami in mozzafiato. Gireremo intorno da nord verso sud a questa qui davanti, che è la collina di Montalcino, famosa in tutto il mondo per il Brunello di Montalcino. Nel frattempo, questo che vediamo lungo la tappa mi sembra una buona conferma che il Giro d'Italia passerà realmente da qui. Oggi abbiamo trovato una magnifica area di sosta con una stupenda vista, quindi Daniele, buon appetito! Buon appetito anche a te, Ambra! Grazie! Da questo posto stupendo dove abbiamo fatto pranzo abbiamo notato con stupore che si vede in lontananza, proprio quasi sulla linea dell'orizzonte, il profilo di Siena, ed è incredibile pensare che ieri mattina eravamo là e abbiamo fatto tutta questa strada a piedi. Sì. Brava Ambra! Grazie! Siamo stati bravi entrambi. Sì, vedere tutta questa distanza fa davvero capire quanto abbiamo camminato, quanto siamo già lontano dalla partenza ed è passato solo un giorno e mezzo. La tappa sta per concludersi, mancano 3,5 km all'arrivo a San Quirico d'Orcia, mancano praticamente solo gli ultimi chilometri che sono tutti di salita. Sei contenta, Ambra? Ormai non capisco più niente, quindi salita o discesa, ho sempre i piedi in fiamme. La tappa di oggi è stata decisamente contrassegnata dal passaggio del Giro d'Italia. In realtà il passaggio dei ciclisti che corrono non lo abbiamo trovato, però abbiamo trovato tutto ciò che c'è prima, quindi un sacco di auto di servizio, auto e moto della polizia, auto delle ammiraglie. Poi prima del Giro d'Italia stava passando un'altra corsa più o meno amatoriale, si vedeva, erano persone comunque di tutte le età e andavano ovviamente abbastanza piano. Poi c'erano tantissimi ciclisti per conto proprio che passavano, quindi abbiamo incrociato di tutto. Abbiamo respirato un po' di polvere, però sì, comunque la gestivamo stando dalla parte della strada in cui tirava, in cui il vento la portava dall'altra parte. E siamo avvicinati, mentre ci avvicinavamo a Torre Neri c'erano anche tante persone proprio lungo la strada ad aspettare il passaggio del Giro, e poi attraversato Torre Neri, poi dopo finalmente la pace. C'erano un po' di chilometri su strada asfaltata, ma ecco lì molto pacifico, era anche poco trafficata. E adesso siamo finalmente di nuovo sullo sterro, appunto l'ultima salitina prima dell'arrivo di fine tappa. In bocca al lupo, Ambra, dai, ce la fai! Grazie, anche te! Pensavamo di farvi vedere da vicino le nostre scarpe e quanto sono flessibili, però ormai per stasera siamo un po' corti, siamo un po' precisi con l'orario, quindi
lo facciamo domani, quindi seguiteci nella nostra prossima puntata da San Quirico a, ve lo diciamo stasera, vai, un po' di attesa. Obiettivo San Quirico raggiunto, però siamo belli stanchi, Sì, decisamente. Oggi 28 km e oggi più salita di ieri, siamo a quasi 800 metri di salita, quindi abbastanza. Siamo giustificati della stanchezza. Ora attraversiamo il centro storico e andiamo a trovare l'ostello per stasera, e così una bella doccia ci rinfrescherà delle fatiche di oggi. Sì, siamo contenti di avercela fatta comunque. E siamo anche contenti che il tempo ci abbia voluto bene, perché Sì, aveva dato un po' di pioggia per il pomeriggio, però sembra che stia arrivando adesso il nuvolone, quindi ormai siamo arrivati, quindi è andata bene. Ci stiamo dirigendo verso la camera. Un bel po' di rampe di scale, ci stava proprio bene dopo 28 km. Questo è il mobiletto per lasciare le scarpe. Siamo arrivati. Eccoci, un letto a castello, una rete senza materasso, altro letto a castello e addirittura un armadio. Ieri non lo avevamo l'armadio, stasera grande lusso. Bene, ci sistemiamo. L'ostello è carino, direi meglio di ieri sera. Poi dopo essere arrivati siamo andati a fare la spesa qui al supermercato di San Quirico. C'è da dire che da quando siamo arrivati al paese a quando siamo usciti per andare a fare la spesa il tempo è cambiato totalmente. Siamo passati da un bel sole di maggio a pioggia, vento e freddo. La temperatura si è abbassata un sacco. Quindi per andare alla Hop e poi per cercare il ristorante avevamo tutto quello che avevamo con noi, quindi felpa, impermeabile, ombrello, e poi abbiamo vagato per il centro storico per cercare un ristorante aperto e alla fine abbiamo trovato un ristorante carino, ci hanno accolto molto amichevolmente e ci hanno fatto riscaldare, quindi serata piacevole. Ora siamo distrutti e... non so se si vede. Io sto dormendo in piedi. Comunque domani la tappa è verso... Allora, la tappa sarebbe stata verso Radicofani, ma era troppo lunga per noi, con un po' troppa salita, allora abbiamo divisa in due, quindi domani l'arrivo è località Gallina. Buonanotte. Buonanotte, Ambra. Buonanotte, a domani.